Tra fiction e realismo, preghiere e mazzate. Ci sono davvero molti giochi medievali che vorrei giocare. Alcuni li ho già provati in passato, menzione d'onore Kingdom Come Deliverance 2, che tra l'altro ha ricevuto una patch di recente. E ho notato che molti di voi sono interessati a Total War Medieval 3, come il sottoscritto del resto, ma la strada è ancora lunga per la Creative Assembly. E ahimè altrettanto possiamo dire per Manor Lord, il simulatore gestionale realistico della vita dei borghi nel Sacro Romano Impero. E dunque vi chiederete, ma cos'è che vuoi davvero giocare, tiranno matto? Ben ritrovati, ve lo dico subito in forma di consiglio perché vorrei darvi dei suggerimenti sui titoli che ritengo vadano tenuti d'occhio. Ne ho individuati 14, ma non tutti sono già usciti o in arrivo quest'anno 2026. Che si tratti di strategici, gestionali o giochi d'azione, se vi piacciono i cavalieri e la vita medievale, ne abbiamo veramente per tutti i gusti. Dunque, dritto al sodo. Apriamo le danze, messeri, con Bergfried. Si riferisce questo termine al mastio del castello. È un gioco incentrato sulla costruzione e gestione accurata di un castello e del villaggio annesso. Molti di voi avranno già pensato, ma è come Manor Lords, ma è come Stronghold. In realtà la costruzione è particolare, abbandona le griglie, è più dinamica, è più personalizzabile ed è sviluppato anch'esso, come Manor Lords, da un solo dev di Berlino. Tra gli aspetti gestionali, strategici, civili e militari c'è veramente tanta ciccia da cuocere con Bergfried. Un'altra grande meraviglia inaspettata è stata quella di Chronicles Medieval. Se siete amanti di Total War e di Mount & Blade è il gioco che fa per voi. La formula è una crasi di entrambe le strutture. Avremo a disposizione una campagna aperta, un po' strategica, ma soprattutto il nucleo fondamentale del gameplay saranno proprio le battaglie in tempo reale, con slow motion in prima persona o come comandanti, con tantissime varietà a livello tattico. Mi ha colpito molto per la qualità dei dettagli, del realismo, estremamente storico, ambientato durante la guerra dei 100 anni tra il Regno di Francia e il Regno di Inghilterra, con in mezzo la terza fazione del Sacro Romano Impero Germanico. Ognuna di queste tre culture europee avrà delle particolarità, ovviamente: la cavalleria pesante d'avanguardia francese, gli yeomen, gli arcieri inglesi che hanno vinto molte battaglie, tra cui a Azincourt mi aspetto di vedere anche i cannoni francesi per rispondere agli arcieri inglesi, e ovviamente la fanteria pesante dei vari principati e signorie del Sacro Romano Impero. Il gameplay ricorda appunto quello di Mount & Blade e quello di Total War, mettendo però molto più l'accento rispetto agli altri due non sul micromanagement durante le battaglie, ma sulla mente tattica che va a prevedere le azioni caotiche e brutali del campo di battaglia medievale. Lo tengo d'occhio con grandi aspettative e speranze. Ma nelle ere buie d'Europa in realtà il più grande nemico era proprio la natura, ed è ciò che Medieval Frontiers vuole insegnarci. Riprende molto le atmosfere di titoli survival realistici come Medieval Dynasty e Life is Feudal. Questo gioco ci vuole mettere nei panni di un pioniere o contadino, in ogni caso un popolano che deve arrangiarsi in una terra non conosciuta, incontrando però altri contadini, viandanti e formando una piccola comunità. Si tratta più che altro di un survival sviluppato da un piccolo studio che è ancora molto acerbo e legnoso, come si suol dire. Però posso dire di avere una discreta buona aspettativa a riguardo, speriamo che lo sviluppo non venga abbandonato. Torniamo un attimo alla strategia, ma rimaniamo nel campo degli indie con Project Renaissance. Dovrebbe essere in realtà una sorta di Total War clone, nato dalla volontà di alcuni modders e developers di portarci Medieval 3 prima che venisse annunciato. Hanno ricevuto shoutout da grandi creator di Total War come Lionheart e Legend of Total War. Sono molto ancora in alto mare, però teniamolo d'occhio. Già citato in precedenza, arriva il re della creazione di castelli, Stronghold
4. Attesissimo sì, ma anche con delle riserve da buona parte dei puristi della serie, perché questo titolo non sarà in 2D, ma basato su Unreal Engine 5. Segna un ritorno alle origini, castelli europei nell'Inghilterra appunto medievale, e gioca molto sull'effetto nostalgia, però c'è anche un cast importante come la doppiatrice attrice di Karlach di Baldur's Gate e Ben Starr. Io non temo i cambiamenti ed anzi sono rimasto veramente molto colpito dalla demo che potete trovare su Steam, come la maggior parte dei titoli che vi enuncio oggi e vi consiglio caldamente di tenere d'occhio. Mi raccomando, state attenti, ogni tanto ci sono dei playtest delle demo, potete provare e mandare il feedback ed è esattamente quello che Firefly ci chiede di fare con Stronghold 4. Quindi andate, createvi il vostro castello, assaporate le meccaniche, soprattutto quelle più marginali, come l'osservazione della nostra popolazione all'opera all'interno dei nostri castelli. Colgo l'occasione per chiedervi cosa ne pensate. Aspettate più che altro che un gioco arrivi pronto? Siete quei giocatori da accesso anticipato o siete giocatori da demo e basta? Cosa vi stuzzica di più? Avete altri titoli medievali a cui state pensando? Beh, la lista è ancora lunga in realtà, quindi continuiamo con il video. Cambiamo scala, la lente di ingrandimento va all'indietro, al contrario, e arriviamo a un gestionale in cui saremo già un signore di un'enorme contea e dovremo sviluppare villaggio dopo villaggio, connetterli tra di loro, insomma un city builder vecchia scuola ma medievale in una terra ricchissima. County of Fortune, consigliato a chi ama la microgestione economica e anche l'ingegneria civile, per quanto magari medievale. Apriamo un attimo le danze con tutt'altro sottogenere, sempre medioevo ma un pochino fantasy, in questo caso con gli zombie. God Save Birmingham, un survival d'azione in cui giocheremo l'unico sopravvissuto nella città di Birmingham, appunto. Le premesse sono originali. Siamo nel XIV secolo, la pestilenza ha colpito la città e dovremo sopravvivere a un'ondata di zombie. Realismo e apocalisse, chi l'avrebbe mai detto? In realtà è pieno di titoli simili, però questo è così ridicolo e così ben fatto da questo team asiatico che non potevo non menzionarlo. Ormai l'accuratezza storica è andata un attimo a ramengo, come si suol dire, quindi continuiamo con Belwright, che però è uscito da diverso tempo. Questo gioco d'azione GDR survival con base building e strategia, sviluppato da Donkey Crew, ha già ricevuto tantissimi aggiornamenti. Siamo dei fuggitivi accusati di aver ucciso il principe. Il mondo di gioco è inventato, fiction, però è estremamente legato al realismo medievale. Un pochino come Mountain Blade, no? Cambia l'ambientazione, magari non è storica, ma le vibes ci sono. Dovremmo costruire il nostro accampamento e piano piano farlo evolvere fino a una città fiorente, con tanto di NPC, di sistema di reclutamento di questi NPC alla Mountain Blade Bannerlord, ma con tantissimi elementi di giochi già trattati in precedenza in questa lista consigliati. È un crocevia di game design, una di quelle chimere, di quelle manticore che piacciono tantissimo a me. Spostiamoci ancora di più nel dark fantasy, però attenzione, qui ucronistico, perché torniamo nel nostro mondo, nell'Europa medievale, in Francia per essere precisi, con Band of Crusaders. Questo erede spirituale di Battle Brothers ci vedrà come gran maestri dell'ordine templare, riformato per combattere i demoni. Si tratta di un gioco di ruolo tattico molto intrigante e con quelle vibes alla The Witcher oltre che alla Battle Brothers. Qui gli elementi dark fantasy, un pochino grimdark, la fanno da padroni e ci vedranno pugnaci oppositori delle forze infernali. Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo verso un playstyle un pochino più chill, più tranquillo. Il franchise di simulatori è sempre stato un po' altalenante. Bisogna vedere se ci sono gli elementi per trasformare il prossimo The Guild in una vera hit. Sono molto curioso del poter di nuovo creare una dinastia in una grande città commerciale d'Europa, scegliendo magari la vita malavitosa, la vita da giustiziere, da artigiano, da professionista, da clericale, e piano piano acquisire magari anche i titoli nobiliari. Beh, se vi piace il protocapitalismo delle repubbliche marinare, dei comuni e delle città anseatiche, signori, The Guild sarà il gioco per voi. Con l'11° titolo della lista torniamo nei campi di
battaglia. Non mi convince granché Legacy of Valor, ma del resto è anche un titolo Kickstarter che ancora ha tanta strada davanti a sé. Vuole essere un Mount & Blade con più storia, un po' più simile a Kingdom Come Deliverance 2, ma con meno risorse di Warhorse Studio. Da tenere d'occhio con riserva. Rimanendo nel sottogenere sottobosco alla Mount & Blade, Kin Strife, pubblicato da Hooded Horse ancora in lunga fase di sviluppo, punterà tutto sul dinamismo e il realismo della fisica in battaglia. Saremo dei cavalieri erranti che piano piano potranno unirsi a eserciti o formare delle bande. Chissà quando uscirà. Ci spostiamo nell'Italia rinascimentale, quindi alla fine delle ere oscure medievali. Professor Barbero, non picchiarmi. Finalmente questo gioco esce dal fango del nord Europa e ci vuole portare la nostra italica fase rinascimentale. È alla fine un clone di Manorlord, ma con una sua identità unica, e tra l'altro potremo giocare molto più attivamente in prima persona, costruendo e partecipando alla vita civile del nostro piccolo borgo che vuole diventare un comune magari. Ed ecco la sorpresa finale, il 14° titolo consigliato da tenere d'occhio, che in realtà non è davvero consigliato e che di sicuro state già tenendo d'occhio. Sì, sto parlando di Crusader Kings 3, il re crociato terzo della interattiva paradossica azienda di videogiochi svedese. Io non ve lo posso davvero consigliare, però posto d'onore in chiusura assolutamente per il 5° capitolo, che dopo tanti anni dall'uscita ci promette l'arrivo delle teocrazie e delle repubbliche. In questo capitolo di DLC, ovviamente sovrapprezzato come al solito, ovviamente in cui non è ancora presente la lingua italiana, potremo esplorare il dinamico mondo della penisola italica dal punto di vista della Sacra Romana Chiesa Cattolica e dei vari comuni e borghi e principati d'Italia. Hanno promesso un nuovo sistema di commercio, nuove dinamiche, situazioni religiose, insomma, la solita solfa della Paradox. Vorrei essere eccitato e felice di questo nuovo pacchetto, ma conoscete magari già la mia posizione. Se siete nuovi del canale, vi invito a recuperare qualche video in merito e farvi 2 risate per non piangere assieme a me. E nulla, siamo arrivati alla fine. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno e aver ascoltato i miei consigli. Conoscevate già questi titoli? Ne avete altri da consigliare? Lasciate bene un commento, perché per oggi questo è quanto. Tirannomatto out.